Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Acquario, tendenze energetiche generali per la seconda parte di febbraio 2023. Andiamo alla papessa, amici dell'Aquario. La papessa ci parla di intuizione. Di solito è una carta che fa riferimento a tutto quello che è la sfera ricettiva femminile, è una carta collegata con la luna, quindi anche con l'inconscio e il subconscio, ed è anche una carta collegata ai sogni. Per qualcuno potrebbe anche far riferimento a un nuovo percorso di studi, magari proprio in materia esoterica. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che la lettura è generale, è fatta per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate altri indirizzi, link utili a video che potrebbero essere interessanti, come per esempio il corso gratuito di tarocchi e le letture semestrali per il 2023. Per chi invece poi volesse contattarmi, trovate il mio indirizzo email scritto qui. Allora ragazzi, iniziamo con un asso di bastoni al contrario, la carta del diavolo, il cavaliere di spade, un 10 di coppe, un altro asso di pentacoli, una regina di bastoni al contrario e nuovamente un altro asso. Wow! Inizi. Allora, la cosa che mi lascia un po' lì perplessa è questo diavoletto, che può far riferimento a qualche costrizione o qualche sorta di schiavitù che voi state vivendo in questo momento. In effetti anche l'asso di bastoni è al contrario. E ho come la sensazione che facciate un po' fatica a muovervi, che facciate un po' fatica ad agire fondamentalmente. E se vedo la papessa, mi dice che siete più in una fase ricettiva che non in una fase attiva. Anche probabilmente per questo condizionamento che sentite dovuto al diavolo, appunto. Abbiamo anche un cavaliere di spade e ho come la sensazione che qualcuno abbia voglia di scappare da un certo tipo di realtà piuttosto che di responsabilità. C'è qualcosa che insomma non vi fa sentire comodi. Ho come questa sensazione. Diversamente per qualcuno potrebbe rappresentare proprio una persona, questo cavaliere di spade, magari è una persona che vi crea questo tipo di condizionamento di cui parla il diavolo. È interessante perché comunque è come se con questo 10 di coppe e l'asso di denari ci fosse il tentativo di iniziare qualche cosa di nuovo, sia da un punto di vista pratico che da un punto di vista anche emotivo. E siccome abbiamo anche la regina di bastoni al contrario e la papessa, ho come la sensazione che qui qualcuno debba, o meglio, lavorerà per cercare di migliorare la sua posizione, diciamo, la sua... Sì, può essere sia la posizione nella società, sia la posizione a livello di intuizione, a livello intuitivo, perché la regina di bastoni è una di quelle regine che quando è raffigurata normalmente ha un gatto. Questo significa che lei è in grado di stregare con le sue parole, ok? Quindi ho come la sensazione che cominciate a prendere in mano le redini della situazione. Se prima era più come mi muovo, come mi sposto da qui, vorrei fare, vorrei scappare, ma non so come raggiungere il risultato, nella seconda parte del periodo invece vedo che le cose si muovono. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Allora, abbiamo un asso di coppa al contrario che abbiamo già qui, un 6 di bastoni al contrario e la torre al contrario.
Ragazzi, quando c'è la torre si parla di una caduta dell'ego. Qui abbiamo anche il diavolo, che è una carta che parla proprio di ego. Quindi ho come l'idea che qui abbiate dovuto rimescolare le carte. C'è qualcosa che non inizia, un riconoscimento. È come se ci fosse un inizio qui di cui si è parlato, di cui ehm, o in cui si è sperato che in qualche modo non parte, perché comunque abbiamo anche la torre al contrario. Andiamo a vedere il diavolo. Due di spade al contrario e 5 di pentacoli. Allora, il 2 di spade al contrario in questo caso credo che faccia riferimento a qualcosa che voi non vedete, qualcosa di cui voi magari non siete consapevoli. Vi dico che essendoci 5 di pentacoli e il diavolo, ragazzi, qualcuno potrebbe non rendersi conto di essere o di avere, diciamo così, degli atteggiamenti codipendenti, ok? Soprattutto perché c'è anche la torre al contrario. La codipendenza è fondamentalmente l'essere dipendenti o affettivi di qualcuno o sviluppare certi atteggiamenti che possano creare questa dipendenza, insomma. Credo che qualcuno si renda conto di sentirsi stretto in una situazione, ma non si renda conto che realmente si è in questa sorta di carenza. Quando c'è il 5 di Pentacoli c'è anche un atteggiamento un po' da vittima, come se vi rendete conto che in effetti non state bene e vi dirò, qualcuno vorrebbe anche scappare, però è come se non sapeste come fare. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade. Può essere una situazione sia di relazione, perché abbiamo comunque un asso di coppe, ma essendoci anche un asso di bastoni, può essere tranquillamente una situazione lavorativa, anche se poi qui siamo pieni di coppe. 6 di spade e ruota della fortuna. Sì, sì, qualcuno qua se ne vorrebbe proprio andare, vorrebbe cambiare proprio, sì, momento. Vorrebbe muoversi. Quando c'è la ruota della fortuna si tratta di un cambio normalmente positivo. Per qualcuno si tratta di aver bisogno in questo momento. Cioè, io credo che qualcuno qui non se ne vada perché comunque c'è una sorta anche di carenza a livello monetario, di conseguenza si spera un po' in questa ruota della fortuna, o meglio, è come se qualcuno stesse sperando che andandosene da questa situazione, da questa relazione, ci possa essere un cambiamento anche a livello finanziario, ecco. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Asso di bastoni nuovamente. Eh sì, siamo lì. Scusate. Guardate, le prime due carte sono riuscite qui esattamente nello stesso ordine. Allora, ho come l'idea che qualcuno si senta vincolato dagli impegni familiari o dalla famiglia o dai figli o da quello che è un risultato che ormai avete raggiunto e che insomma è un po' come dire ok, ho ottenuto quel risultato, ho fatto tanto e adesso che ce l'ho non è come credevo che fosse, insomma. Andiamo a vedere l'asso di denari. Mm. Scusate, re di pentacoli al contrario e 5 di spade. È come se ci fosse una certa fatica a ottenere aiuto. O è come se faceste voi fatica a chiedere aiuto, perché c'è un 5 di spade, anche qui parla di manipolazione, di lotte interne della mente, lo faccio ma non lo faccio, se faccio così poi gli altri che cosa diranno o cose di questo genere. Vi dirò, comunque c'è un asso di denari, si parla di un nuovo inizio, c'è anche un asso qui, quindi c'è qualche cosa che si muove, è una nuova strada, è un nuovo inizio. Il fatto che ci sia un re di pentacoli al contrario, normalmente il re di pentacoli è una persona generosa che vi viene in aiuto, però può anche essere che ci sia così questa titubanza da parte vostra o di chiedere aiuto o da parte di questa persona di darvi aiuto perché magari
non è proprio in un momento dove può permetterselo. È come se questa persona non avesse tanto tempo per voi. Andiamo a vedere la regina di bastoni. 7 di bastoni e cavaliere di spade nuovamente. Mm. Sì, ragazzi, ehm, è un po' come se vi consigliassero di andare avanti, con le vostre forze, per le vostre, con i vostri obiettivi, insomma. Voglio andare a vedere anche l'asso di coppe. La stella al contrario è il 3 di pentacoli. Allora, guardate, vedendo la stella al contrario e il 7 di bastoni mi verrebbe da dire, qualsiasi cosa dicano gli altri a voi non deve importare. Andate avanti come il cavaliere di spade. Se avete un progetto, se dovete uscire da una situazione, se c'è una relazione in particolare che voi non sentite sana, per quanto le persone magari di fianco a voi possano dirvi ma no, ma è solo una tua impressione, se voi non vi sentite comodi, se il vostro istinto, il vostro intuito, ricordiamoci che la papessa parla di intuito, se il vostro intuito vi dice ok, no, c'è qualche cosa che non va, c'è qualche cosa che stride, c'è qualche cosa che non mi convince, che non mi fa sentire libera, che mi condiziona, o cose di questo genere, seguite il vostro intuito, lasciate stare le lotte della mente, ok? Perché qui le potenzialità ci sono, ma è come se foste un po' sconsolati dalla situazione. Però le cose si affrontano un passo alla volta, giorno dopo giorno. Qui si tratta di riprendervi in mano il vostro potere femminile, nel senso il vostro potere di persuasione, il vostro potere... perché la regina di bastoni è una persona, è una figura che ha raggiunto una posizione sociale. Si tratta qui di rinascere fondamentalmente, sia a livello materiale, a livello concreto, e a livello concreto intendo proprio anche parrucchiere, non lo so, pulizia del viso, piuttosto che guardaroba nuovo, o cose di questo genere, un'immagine proprio nuova e anche da un punto di vista ehm, dell'apertura del cuore nei confronti di voi stessi o di voi stesse. Quello che sento è che non sarete soli in questo tipo di processo. E vi dirò anche che potrebbe essere qualcuno nell'ambiente di lavoro che vi aiuta ad aprire gli occhi su determinate dinamiche sulle quali attualmente voi non vedete chiaro. Guardate, ogni tanto sono il credere che una famiglia debba essere fatta in un certo modo, debba funzionare in un certo modo, o che le famiglie degli altri siano, insomma, ci mette in condizione di fare delle cose che magari noi naturalmente non faremmo. Quindi, alle volte basta veramente solo ridimensionare questo diavolo, questo ego, i desideri, gli obiettivi, e vi rendete conto che appunto ognuno, ognuno io credo che crei la propria relazione in base alle proprie esigenze, no? Non c'è una famiglia standard, solo quella della pubblicità. Va bene, andiamo a vedere una possibile credenza limitante di questo periodo. Vi do una frase su cui meditare in questi giorni. Quante? Beh, guardate, io tutte le volte resto sempre più stupita perché subisco l'influenza esterna e qui abbiamo il diavolo con tutti i condizionamenti che porta questa carta. Poi abbiamo perché ho paura di non essere amato o amata. Questa è anche una bella domanda. Fatele, meditate su queste frasi anche come se avessero un punto di domanda, un punto interrogativo. Perché ho paura di non essere amato? Da dove arriva questa paura? E poi abbiamo perché credo che una sconfitta sia inaccettabile.
Provate a cambiare la parola sconfitta con esperienza. Bene, ancora un'ultima carta da parte delle fatine. Intanto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, con le iscrizioni, le condivisioni, i commenti, le donazioni, le mail. Quindi grazie davvero a tutti quanti. Andiamo a vedere un'ultima carta per gli amici dell'acquario. Ok, abbondanza. Guardate, questa carta vi dice di prepararvi per tutta l'abbondanza che è in arrivo. Dice di rilasciare i blocchi mentali, perché nella terra c'è abbastanza abbondanza per tutti, connessione con il vostro sé superiore e con il vostro sé divino. Amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi possa essere di ispirazione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!